Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi abbiamo due zoom, due tele, Canon 70-200 f4 e qui dentro cosa c'è? C'è il fratello maggiore, il Canon 70-200 f2.8. Qual è il migliore? Al solito la risposta sta a voi. Io ve li descrivo brevemente, vi racconto un po' quella che è la mia esperienza con questi due obiettivi. Innanzitutto lo vediamo subito, questo è un obiettivo leggero, anche abbastanza stretto, questo pesa di più, un po' più largo, ma ahimè, tutta la qualità, tutte le prestazioni hanno sempre un prezzo. E allora se qui abbiamo un f4, qui abbiamo un f2.8. Sapete che di entrambe le versioni esistono gli stabilizzati, che sono una gran cosa, perché la stabilizzazione aiuta e non poco. È vero che toglie un pochettino di quella prontezza all'azione che spesso serve. Ecco il motivo per il quale, almeno su queste focali, non utilizzo la stabilizzazione. Preferisco avere un autofocus pronto e veloce quando mi serve, ma la stabilizzazione, visto che questo qui lo utilizzo in cavalletto prevalentemente, e questo è vero sì a mano libera, ma mi serve anche in condizioni di tirare fuori e scattare, preferisco che sia veloce. Allora già una domanda, ma la qualità ottica cambia con la stabilizzazione? No, non cambia assolutamente, a meno che abbiate la mano che trema. Allora se avete una mano che non è molto ferma, lo stabilizzatore vi dà più che una marcia in più, però come qualità ottica no. L'unica nota diciamo negativa è che si perde un pochettino di velocità nella prontezza e poi si consuma più batteria. Questa è un'altra cosa che va tenuto presente ogni volta che ci muoviamo cercando di ridurre il peso. La stabilizzazione sapete che consuma la corrente. Allora, non sono solo queste le differenze. È vero che un obiettivo come l'F4 sta nello zaino e quasi non si sente costa meno della metà di questo qui e assicura prestazioni ottiche di tutto rilievo. Qui potremmo quasi dire che Canon ha fatto un autogol, perché è così bella questa lente, ma davvero così bella, che chi ce l'ha difficilmente passa al 2.8 a meno che abbia delle esigenze. Possiamo fare un appunto al 70-200? Sì, glielo facciamo. Se ci fosse un collarino opzionale da montare, magari addirittura in dotazione, non mi dispiacerebbe, perché comunque una volta montata la camera in cavalletto è un obiettivo che sporge e che pesa abbastanza. E allora mi raccomando, quando fate fotografie, soprattutto per esempio panning o comunque con esposizioni un po' più lunghette, tenetelo presente, perché conviene quasi quasi alzare l'ISO e abbassare i tempi di scatto, perché comunque non è facile, neanche con una testa pesante la macchina, il sistema vibra un pochettino. I comandi sono quelli soliti, c'è questo comodissimo diciamo distanza di messa a fuoco minima che potete limitare, e questo è molto utile, vi ripeto, soprattutto quando ci avviciniamo al tramonto o è l'alba, cioè in condizioni di luce quasi critica, diamo una bella mano all'autofocus, limitiamo la sua corsa e trova il bersaglio prima. E poi lo switch per commutare da manual focus oppure autofocus. La ghiera, entrambe le ghiere sono molto morbide, e anche in manual focus si lavora davvero molto bene. Ecco perché un'altra sua caratteristica è quella di essere una bella lente anche per le clip per i movie. È molto bella, anche se, ripeto, è un diaframma 4, però è molto bella. Un'altra caratteristica che mi piace di questo obiettivo, che ricordiamolo è al suo motore ultrasonico, è che lo spostamento tra le focali da 70 a 200 avviene in un attimo, e questo è utilissimo per tutti coloro che fanno per esempio servizi anche in un matrimonio, nella moda, o che vogliono nell'arco di pochi secondi, pochi istanti, riuscire a variare l'inquadratura. Questo è un pregio secondo me molto importante. Per il resto, qualità costruttiva Canon, sui tele ci leviamo il cappello, nulla da dire, veramente molto molto bello, ben realizzato, casca bene in mano e soprattutto ha un prezzo abbordabile. Infatti è l'ottica di prima scelta, diciamo, per chi entra nel mondo dei teleobiettivi, e molto spesso vedo che resta questo in casa.
qualcuno decide di passare da quello semplice alla versione IS, che è quella stabilizzata, proprio per avere quella marcia in più. Il paraluce è un paraluce in plastica, eccolo qua, lo rende un obiettivo comunque ancora leggero e un altro aspetto che mi sento di segnalare è il suo lavoro con i converter. Diventa un obiettivo ancora utilizzabile, soprattutto con l'1.4 piuttosto che col 2, diventa un obiettivo con un dettaglio e una chiarezza accettabile. Ecco, magari state attenti a usare dei converter di altre marche, perché intanto su questi girano e si possono montare gli extender di casa Canon. Su altri obiettivi dobbiamo per forza ricorrere ai Kenko o ai Tamron, perché purtroppo non si innestano per via della lente posteriore di alcuni obiettivi. Un altro aspetto che segnalo è il fatto che diventa un obiettivo molto interessante anche con un anello distanziale. Quando si viaggia leggeri e si va a fare delle fotografie appunto in montagna o in escursione, non abbiamo lo spazio e le spalle per portarci tutto il corredo. Allora talvolta con un piccolo anello da 12 mm riusciamo a fare dei primi piani anche interessanti con un obiettivo come questo. Non si trasforma in un macro, ma portiamo a casa delle belle foto. Il mio rating è davvero un rating molto molto positivo. Ne vorrei avere tante di ottiche come queste, oneste, belle, bei colori, veloci, leggere e non troppo costose, che non fa mai male al portafogli. E adesso passiamo di qua. Di qua abbiamo un'ottica, potremmo dire, completamente diversa per certi versi. Pesa, certo, e allora proprio per questo motivo, come è giusto che sia, abbiamo il nostro collare per fotografare sul cavalletto mettendo l'obiettivo in cavalletto. Abbiamo una ghiera molto comoda, molto veloce per selezionare le focali ed è al pari di questa, molto, molto ben realizzata, si trova subito in macchina, si impara proprio a girare, a scattare, è molto intuitiva. E abbiamo anche qui la ghiera per la messa a fuoco manuale, anche questa molto morbida, bisogna riconoscere che anche questo è un lavoro centrato. Nella versione non stabilizzata i due switch come vi ho mostrato per l'F4, e cioè la distanza minima di messa a fuoco, ci aiuta molto, e il selettore per il fuoco automatico o manuale. Valgono le stesse cose che vi ho detto per l'F4, perché sono ottiche realizzate molto bene, sono ultrasoniche, sono veloci. Se dobbiamo confrontarle con un 70-200 VR Nikon, direi che siamo proprio alla pari con, ammetto una lieve preferenza che ho verso il Nikon solo per la squillantezza dei colori. Stiamo parlando di un obiettivo che è uno dei più riusciti in casa Nikon. Questo è molto bello, lo vedo un pochettino più rivolto al ritratto, alla fotografia fine art, perché è meno inciso. È un po' la scuola di pensiero di queste due grandi corporation. Da una parte abbiamo una fotografia d'impatto pronta, bella croccante, con dei bei colori, qui forse abbiamo la possibilità di lavorarci un po' sopra come vogliamo noi. È il classico discorso della bistecca, cotta e cucinata, pronta a servire, oppure lasciata un po' indietro perché mi piace più cotta, me la scaldo un po' di più e se no me la mangio così. Ecco, Canon ha questa filosofia, tanto è vero che i primi anni avevamo un look fotografico un pochettino più vicino con i sensori Canon a quello che era la pellicola di una volta, di quello che invece non è stato subito il percorso intrapreso da Nikon. Quindi tornando a questo obiettivo, certamente i pro ci sono e sono tanti, lo sfocato è molto bello, e quando si fanno ritratti, quando anche lo portiamo in giro e vogliamo isolare un soggetto, qui abbiamo un 2.8, vuol dire tanto, e poi alla resa dei conti pesa, perché il limite che ha questo è proprio il diaframma. Un F4 morbido e bello quanto volete, però non riesce a isolare e a contestualizzare come riesce a fare questo. Però ahimè pesa di più, costa di più, e basta, perché sostanzialmente è questo. La resa è molto bella, è un ottimo obiettivo, il peso credo sia il fattore determinante, almeno per tutti noi che amiamo fotografare muovendoci e non solo in studio. Si comporta benissimo sulle clip video, questo è un obiettivo davvero bello. Purtroppo, come tutti gli zoom, se non avete delle
apparecchiature, delle sovrastrutture da montare per regolare la variazione di focale e il fuoco, si sente questo scroc che è tipico dei movimenti e che la camera registra e sporca un po' l'audio, però ahimè è un problema che hanno tutti. È molto bello, i filtri sono da 77 mentre invece qui sono da 67, motivo in più per, diciamo, per chi magari fa una scelta economica anche di dotarsi di filtri che pesano un pochettino meno. Qui c'è in dotazione una bella custodia molto comoda, qua invece l'obiettivo è fornito senza la custodia, dipende sempre da quello che ci vogliamo fare, sono dei valori aggiunti che comunque vanno anche monetizzati quando serve, perché per metterlo nello zaino, ovviamente non parlo di uno zaino fotografico, dobbiamo avere qualcosa che lo protegga e quindi ecco una piccola spesa che lasciamo all'utente che decide o meno di fare. Credo di avervi raccontato un po' tutto quanto su questi due obiettivi, qualche foto l'avete anche vista, per me sono delle ottiche che non devono mancare nel corredo base del fotografo, perché un 24-70 e un 70-200 coprono tutto quello che c'è da coprire. Ci mettiamo un anello per fare anche qualche fotografia macro, benissimo, ci mettiamo un extender, perfetto. Come si comporta il 2.8 con l'extender? Benissimo, lo abbiamo detto, soprattutto con l'1.4 piuttosto che col 2. Forse questo F4 si avvantaggia del fatto che avendo il diaframma un pochettino più chiuso ha meno caduta ai bordi, percentualmente parlando, rispetto al 2.8. Un minimo di calo, un pochettino di morbidezza in più la vediamo sul 2.8 perché è naturale che sia così quando fotografiamo col diaframma tutto aperto. Stringendo un pochettino il problema scompare ed è uno strumento che diventa un 100-300 perfettamente sul full frame. Molto bello come tutti i teleobiettivi usato sulle APS-C, altrettanto vale per questo, diventano dei 100-300 e diventano dei 150-400 se li moltiplichiamo ulteriormente sulle macchine. Bene, a voi la scelta e vi invito a continuare a seguirci per i video di PhotoArt. Ciao!